Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo un progetto davvero molto particolare, la borsa con il punto stella in 3 dimensioni. Guardate quanto è bello e decorativo e soprattutto ho utilizzato un particolare materiale che è la nuova fettuccia in lurex di Borgo dei Pazzi. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che ho utilizzato per realizzare il progetto di oggi. Per il progetto di oggi utilizzerò la nuovissima fettuccia in lurex di Borgo dei Pazzi, guardate è davvero molto luccicosa, si chiama Gemma, io ho scelto la tonalità numero 11, ma se andate sul sito Borgo dei Pazzi ne trovate tantissime tonalità. Io infatti vi lascio i codici sconto, uno è da 5 euro e uno è del 10%, che potete usare per tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Aggiungo sempre Borgo dei Pazzi un manico da 50 cm, tonalità oro, anche questo lo trovate sul sito. Poi una base 21x8 e 2 moschettoni. Invece questi due accessori li trovate tranquillamente sia su Amazon che nelle mercerie online. In ogni caso, in alternativa, potete anche crearla all'uncinetto. La stessa cosa anche per il manico. Per quanto riguarda l'uncinetto da utilizzare col gemma, io utilizzerò il numero 7, ma va bene utilizzare anche un numero 8, addirittura un numero 9. Invece, per quanto riguarda il primo giro, utilizzerò un uncinetto più piccolo per poter passare più facilmente in questi fori. Per cui a questo punto è tutto e possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base, uncinetto più piccolo, e partirò dal foro centrale del lato corto. Quindi io mi aggancio, faccio un cappietto, mi aggancio e su questo foro centrale vado a realizzare una maglia bassa. La codina poi la mettiamo in questo modo, così ce la cominciamo a lavorare. Nei successivi 3 punti farò 2 maglie basse in ogni foro, quindi 1 e 2, anche in quello seguente. È un po' difficoltoso all'inizio perché stiamo usando un uncinetto molto piccolo, ma è l'unico modo per poterlo fare passare attraverso i fori. Ed ecco pure il terzo. Vedete? Adesso ci spostiamo sul lato lungo, parto nuovamente con 2 maglie basse sul primo foro del lato lungo. Nei successivi 2 ne farò uno singolo in ognuno, quindi uno qui e uno qui. E nuovamente 2 maglie basse nel foro successivo. Vedete? Poi nuovamente 2, scusate, 2 singoli, poi qui ne facciamo 2, eccetera. Ci rivediamo a questo punto perché vi faccio rivedere come seguire il lato corto. Siamo arrivati quasi alla fine del lato lungo, completo con l'ultimo foro e ne farò 2, così come abbiamo iniziato il lato lungo, come qui, e poi adesso ricominciamo. Nei primi 3 ne facciamo 2 in ogni foro, quindi il primo completato, il secondo con 2 maglie basse ed infine il terzo sempre con 2 maglie basse, perché in questa parte dove abbiamo la curva dobbiamo creare più aumenti, altrimenti il lavoro poi va a imbarcarsi. Poi in quello centrale, esattamente come abbiamo fatto all'inizio, ne faremo solamente uno e nuovamente in questi 3 andremo a creare 2 maglie basse in ogni foro. Non vi preoccupate se all'inizio tende un po' a imbarcarsi, ma nel momento in cui dal secondo giro lavoreremo con il numero 7, tutto si rimette a posto. Quindi facciamo anche l'ultimo e abbiamo completato il lato corto. Ricominciamo col lato lungo, quindi ne facciamo 2, esattamente come abbiamo fatto l'altro lato, quindi 1 e 2, e poi uno singolo
e anche in quello successivo, quindi sono 2 singoli e poi ripeto la sequenza. Quindi ripeto la sequenza, completo da questa parte sempre con 3 e ci rivediamo a questo punto. Completata la base, io adesso prendo l'uncinetto corretto, ho fatto già una catenella, adesso in ogni maglia sottostante andremo a creare un punto basso senza creare più aumenti, solamente che questo primo giro verrà lavorato in costa, quindi anziché prendere entrambe le asoline vado a prendere soltanto questa, quindi questa la lascio libera e procedo. Quindi questo è un giro semplicissimo ed è anche molto decorativo perché lascio questa asolina in maniera tale che forma una sorta di cornice. Vedete? Quindi completiamo pure questo giro e ci rivediamo per iniziare il punto stella in 3D. Finito questo giro, adesso siamo pronte per iniziare col punto stella in 3D. Ho chiuso con una maglia bassissima, adesso facciamo 2 catenelle, prendiamo il filo nello stesso punto, entriamo, prendiamo il filo e ce lo allunghiamo un po', riprendiamo il filo, lasciamo 2 maglie di base, andiamo nella terza, prendiamo il filo, lo allunghiamo, vedete, e andiamo a chiudere tutte le asole che ci troviamo e facciamo una catenella. Noi abbiamo lasciato queste 2 maglie che adesso dobbiamo andare a lavorare e dobbiamo creare 2 maglie alte. Ma come facciamo? Prendiamo il filo e praticamente ci andiamo da sotto. Vedete, io sbuco da qua, vado a prendere la prima maglia che ho saltato e ci creo sopra un punto alto. Riprendo il filo, vado da dietro, io vedo dov'è la mia maglia ed è qui, entro e vado a creare l'altro punto alto. Sembra complicato, ma il tempo che ci prendete la mano e ci riuscite, vedete? Questo è il primo, adesso lo facciamo un po' insieme. Prendo il filo, questa è l'ultima maglia lavorata e qui andiamo, entriamo, estraiamo e allunghiamo il filo, riprendiamo il nostro filo, saltiamo nuovamente 2 maglie di base, andiamo in quella successiva, prendiamo il filo, lo allunghiamo, prendiamo e chiudiamo tutte le asole che abbiamo e catenella di sicurezza. E adesso io lo allargo in questo modo, vedete? Qua ci sono le 2 maglie che abbiamo saltato che dobbiamo andare a lavorare creando il punto alto. Quindi noi ci andiamo da dietro, facciamo in questa maniera, vedete? E lavoriamo il primo dei 2 punti alti. Nuovamente prendiamo il filo, andiamo sempre da dietro, prendiamo, vedete, l'altro, guardate, e lavoriamo il nostro secondo punto alto e si comincia a formare la nostra stella in 3D. Ve lo faccio rivedere ancora una volta. Prendo il filo, io devo entrare, vedete che qui ho già lavorato e nello stesso io rientro, allungo, riprendo il filo, salto 2 maglie e vado in questa che poi sarebbe quella da dove dobbiamo ricominciare. Quindi entro, allungo, prendo il filo, chiudo tutto, catenella e nuovamente dobbiamo andare a lavorare le nostre maglie che abbiamo saltato. Quindi prendo il filo, vado da dietro, vedete, le prendo in questa maniera, primo punto alto, secondo punto alto ed eccolo qua. Ve lo faccio rivedere un'ultima volta e poi completiamo il giro e faremo insieme anche l'inizio del secondo. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, questo è l'ultima maglia lavorata, allungo, riprendo il filo, salto 2 maglie di base, vado in quest'ultima che sarà la prima che poi andiamo a lavorare, mi raccomando, entro, allungo,
chiudo tutte le asole che ho sull'uncinetto, catenella, prendo il filo, mi vado a cercare il primo delle maglie che abbiamo saltato, facciamo la prima maglia alta, riprendo il filo sempre in questa posizione, vado a riprendere la seconda ed eseguo la seconda maglia alta. Poi nel momento in cui girerò il lavoro, vedete già come si presenta. Quindi finiamo tutto il giro e ci rivediamo quasi alla fine per farvi vedere come completare il primo giro e iniziare il secondo. Eccoci arrivati alla fine, vedete a me sono rimaste le ultime 2 maglie che dobbiamo saltare. Nel caso in cui voi dopo che effettuate la base, perché dobbiamo rimanere con un numero pari, magari vi ritrovate un punto in meno o lo aggiungete prima di finire il secondo giro oppure se non vi ritrovate in questa situazione, quindi qui avete finito e ne manca uno, pazienza, se vi seccate a rifare il giro, nella stessa maglia farete 2 maglie alte, tanto è soltanto in questo passaggio perché poi in tutti gli altri giri questo problema non ci sarà. Quindi siamo arrivati qui alla fine e rifacciamo l'ultimo punto, quindi entriamo nell'ultimo punto lavorato, estraiamo, allunghiamo, io le salto e dove vado a finire? Nella prima stella effettuata. Entro qui, prendo il filo, allungo, chiudo tutto, faccio una catenella e mi vado a lavorare le mie 2 maglie sottostanti nello stesso identico modo e vado a crearmi le 2 maglie alte. La prima, entro sempre nello stesso modo e vado a realizzare la seconda. E cosa faccio? Vado a chiudere al centro della prima stella qui. Ed ecco il primo giro chiuso. Adesso facciamo il secondo che è anche un po' più semplice. Facciamo le nostre solite 2 catenelle per iniziare. Prendiamo il filo, andiamo al centro della stella, entriamo ed estraiamo. Dobbiamo lasciare, vedete, queste sono le 2 maglie alte che abbiamo fatto, le dobbiamo lasciare e andiamo direttamente qui al centro della stella. Prendiamo il filo, allunghiamo, chiudiamo, catenella, quella sempre, riprendiamo il filo e ci andiamo a cercare le nostre 2 maglie alte, lo vedete perché questo è il punto della stella. Qui, vedete, ci sono le nostre 2 maglie alte, quindi le andiamo a rifare. Quindi dobbiamo sempre sotto ogni maglia alta rifare le nostre maglie alte, ma in questo modo, entrando da qua dentro, vedete? Ed ecco qua il nostro primo punto. Prendiamo il filo, centro della stella, che comunque è il nostro ultimo punto lavorato, entriamo, estraiamo ed allunghiamo, riprendiamo il filo, saltiamo le nostre maglie alte che poi andiamo a lavorare e ce ne andiamo al centro della stella perché questo non è un punto ma come vedete è una continuazione della nostra stella. Quindi entriamo qui, allunghiamo, chiudiamo, catenella, prendiamo il filo e andiamo a cercare le nostre maglie alte che abbiamo fatto sotto e ci andiamo a creare le maglie alte. Riprendo, entro e le faccio e già si sta formando la nostra stella in 3D. Lo facciamo ancora un paio di volte insieme perché poi sarà tutto così. Questo fine giro sarà uguale per tutti i giri successivi. Quindi prendo il filo, entro, estraggo, salto le nostre maglie, ma comunque devo andare qui al centro della nostra stella sottostante, allungo il filo, chiudo tutte le asole, catenella, prendo il filo, mi vado a cercare le mie 2 maglie alte sottostanti e me le lavoro, la prima e la seconda. Lo facciamo insieme un'ultima volta, prendo il filo, vado al centro della stella che è anche l'ultimo punto lavorato, allungo, vado nella stella successiva, allungo, prendo il filo, chiudo tutto, catenella, riprendo il filo e mi vado a cercare le mie maglie alte sottostanti.
e ci lavoro sopra, sempre passando in questo modo, quindi dal retro. Ve lo faccio vedere. Guardate che punto meraviglioso, poi con questa fettuccia in lurex secondo me viene perfetto. Quindi completiamo anche questo giro, perché vi farò rivedere un'ultima volta come completare il giro e ricominciarlo, e poi vi lascerò proseguire da sole. Siamo quasi a fine giro, facciamo l'ultima stella insieme, quindi prendiamo il filo, entriamo al centro, estraiamo e allunghiamo. Qui vedete ci sono le due catenelle iniziali. Che cosa facciamo? Andiamo alla base della stella, allunghiamo, chiudiamo tutto, catenella e andiamo a lavorare le nostre ultime due maglie alte del giro, sempre nello stesso modo, andando da sotto in questa maniera. Fine giro, andiamo a chiudere qui al centro della stella. Chiudiamo con una maglia bassissima, facciamo 2 catenelle e andiamo a ricominciare il nostro punto stella in 3D. Ve lo faccio vedere rivoltato nel verso giusto. Guardate che meraviglia, penso che si veda. Vedete? Allora, adesso arriviamo a circa 18-20 cm di altezza, io sarò più precisa alla fine, ci rivediamo per vedere come proseguire. Ed ecco qui il corpo borsa quasi completato, io ho raggiunto 20 cm di altezza, guardate se non è una meraviglia come risultato, sia per la fettuccia che luccica tantissimo, ma anche per questo punto. Adesso mancano soltanto gli ultimi 2 giri a punto basso. Così gli diamo una rifinitura e anche andiamo leggermente a stringere la nostra apertura. Siamo qui, abbiamo chiuso con un punto bassissimo, facciamo una catenella, adesso andiamo a fare dei punti bassi e lo facciamo uno al centro della stella. Queste sono le 2 maglie alte che abbiamo fatto sul retro e le andiamo a lavorare, quindi sopra ci facciamo un punto basso e nuovamente andiamo al centro della stella, quindi questo punto non si fa ma si ritorna qui, si prosegue al centro della nostra stella, quindi in questo punto. Di nuovo qui ci sono le maglie alte, andiamo a fare i nostri punti bassi, uno in ognuna maglia alta e nuovamente si passa al centro della stella e si prosegue così per tutto il giro. In questo modo. Vedete, questo non si fa, ma si passa dove c'è il centro. Quindi un giro, questo giro è veramente molto semplice. Quindi facciamo questo giro e ci rivediamo per fare l'ultimo. Anche questo giro è completo, adesso come ultimo giro, anziché fare un altro giro a punto basso, lo farò a punto bassissimo, così gli diamo proprio la rifinitura finale. Quindi qui abbiamo chiuso con punto bassissimo, andiamo sul seguente e li andiamo a fare tutti a punto basso senza andare a creare diminuzioni, e questo andrà a stringere ulteriormente la nostra apertura e come risultato sarà più rifinita. Vedete? E procediamo. Quindi completiamo questo passaggio, poi non resta che inserire il manico, quindi prendere il centro del nostro lato corto e andare a inserire con i moschettoni i nostri manici e la borsa è completa. Ed eccola completata. Io ho aggiunto i moschettoni, così ho agganciato il mio manico e poi ho anche cucito una calamita all'interno, quella con i 4 lati, va cucita esattamente come i bottoni. Ve la mostro indossata.
Guardate quanto è carina, perché il modello è molto semplice, ma questo punto la rende davvero molto molto particolare. Le misure finali sono 25, 23 e circa 9 cm di profondità. Io ho utilizzato due rocche che sono da 150 grammi e questo è quello che mi è rimasto, quindi con due rocche andate tranquille se seguite tutte le mie misure. Io vi lascio due codici sconto, uno è di 5 euro e uno è del 10%, che potete utilizzare per qualunque articolo trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio e non dimenticate che ogni lunedì alle ore 17 sarò in live insieme a Borgo dei Pazzi per rispondere anche alle vostre domande. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale e attivate la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione.